Salve a tutti, sono Massimiliano Franchi, fondatore della Chain Card Game e creatore del gioco Scammino. L'obiettivo dei video sarà quello di far comprendere meglio come applicare le regole durante il corso di una partita. A tal proposito, le partite saranno tutte commentate con delle spiegazioni ad hoc durante tutte le fasi del gioco. Importante, le regole le trovate in dettaglio sul nostro sito, scaricando il regolamento oppure nella sezione Academy, o infine sul canale YouTube Scammino il gioco originale. Per facilitare la visualizzazione e la comprensione delle partite, utilizzeremo un prototipo software ancora in fase di test. In questo modo riuscirete a seguirci senza sforzo. Bene, ma non voglio dilungarmi troppo perché è ora di iniziare a giocare. Seguiteci! Perfetto, allora iniziamo subito. Allora, ecco, la prima carta è andata sul vertice in alto a destra F1. Cosa succede in questi casi? Abbiamo avuto una situazione simile sul vertice A1 in una partita precedente, che appunto non sarà possibile da nessuno dei giocatori conquistare questo vertice, quindi possiamo solo vincere conquistando gli altri vertici, i vertici restanti. Allora, la precedenza a partire è di Loris perché è il giocatore bianco. Ecco, potete vedere in basso le mie carte, in particolare il Q di pietra, che presenta un'icona simbolo Stronger, corrisponde alla Stronger Card. Questa carta qui, posizionata sul tabellone, impedisce a Loris di piazzare le sue carte in posizione, diciamo, adiacente alla mia, a questa Stronger Card. Appunto perché le batte tutte. Bene, iniziamo. Asso di forbici in F2. Due di pietra in F3. 5 di pietra in E3. Ovviamente io posiziono il Q di pietra in D3. Non conquisto nessuna esclusiva perché purtroppo quel vertice in alto a destra è già occupato dal 2 di carta. Però ho piazzato la mia Stronger Card. Quindi Loris assolutamente non sarà in grado di collocare nessuna carta in posizione diciamo D4 o C3 perché battute appunto dal Q di pietra. Stronger Card. Pesco la carta. Q di carta. Ovviamente io approfitto per conquistare l'esclusiva del vertice in basso a destra F6. 4 di forbici in D5. Mossa a sorpresa. Mossa a sorpresa da parte di Loris in D5. 4 di forbici. Q di forbici in C4. Conquisto l'esclusiva del vertice A6 in basso a sinistra. Allora siamo al quarto turno. In realtà quarto turno completato. Inizia il quinto con turno bianco di Loris. Il vantaggio è del nero ed è pari a 3, ovvero il mio, perché appunto ho due esclusive conquistate sui vertici in basso, più un punto dovuto al fatto che sono rimasto con una sola carta, il 5 di carta, quindi 3 punti. Loris non ha ancora conquistato nessuna esclusiva e quindi è a 0. Però Loris è vero che non ha
diciamo, nessun vertice, diciamo, nessuna esclusiva dei vertici, eh, ma comunque presenta due stronger card, il Q di carta e l'8 di forbici, che potrebbe sfruttare per delle strategie da impostare nei prossimi turni. Pesco la carta. 10 di pietra. Ovviamente sono costretto a pescare la carta perché sono rimasto con una sola carta. Ripeto per i nuovi, quando un giocatore rimane con una sola carta, se non riesce questa carta a collocarla sul vertice, quindi vincere, quindi conquistare la vittoria sostanzialmente, è costretto a pescare una carta. 9 di carta. Pesco di nuovo la carta. Pesco anche la carta. 6 di pietra. Carte molto basse. 8 di forbici in E5. Loop. Si è verificata una situazione di loop in posizione E4. Allora, in questa posizione non è possibile collocare nessuna carta da parte di entrambi i giocatori perché qualunque carta si tenti di posizionare verrebbe in qualche modo battuta dalle tre carte di simbolo diverso. Quindi si tratta di un loop simbolico, quindi dal 5 di pietra oppure dal 3 di carta piuttosto che dall'8 di forbici. Quindi si è creato sostanzialmente un buco, un hole, appunto perché nessuno sarà in grado durante questa partita di posizionare la propria carta, le proprie carte, una delle proprie carte. La strategia di Loris è piuttosto chiara. L'8 di forbici ha come obiettivo quello di impedire, diciamo, o almeno il tentativo di impedire di farmi conquistare il vertice, quindi quello da me controllato in basso a destra, l'F6 per capirci, per intenderci, con diciamo carte diverse da quelle diciamo così di carta. mm? Perché? Perché io a questo punto posso solo posizionare, diciamo, attaccare all'8 di forbici o una carta di forbici oppure una carta di pietra. In questo modo, allora, se le forbici, le carte di forbici non le possiedo, quindi posso solo collocare in F5 o in E6 il 6 di pietra. E a questo punto, per vincere, dovrei avere una carta di pietra sufficientemente alta che però verrebbe battuta comunque dal Q di carta. Lo stesso anche una carta di carta, adesso ho il 5 piuttosto che il 9, collocata in F6 come ultima carta per capirci, verrebbe battuta dalla Stronger Card Q di carta posseduta da Loris. Quindi la strategia di Loris è stata appunto quella di impedire diciamo, la mia conquista del vertice con altri simboli da quelli della carta. Però ancora sta rischiando perché bisogna vedere che cosa uscirà, quali saranno le carte successive che verranno pescate da me. Perché è vero che ha anche delle carte di pietra piuttosto alte, come il 10 di pietra, e quindi al momento diciamo che riuscirebbe a vincere anche il 6 di pietra come ultima carta. Quindi a me non resta che al momento cambiare gioco, quindi posiziono il 6 di pietra in D6. Pesco la carta. Molto fortunato Loris a pescare una carta di forbici.
Io posiziono il 5 di carta in C6. Posiziono il 7 di pietra in B4. Pesco la carta, ovviamente. 9 di pietra in B5. Un loop in posizione C5. Anche in questo vertice, in basso a sinistra, Loris sta adottando la stessa strategia. Sta cercando di impedire di farmi vincere con delle eventuali carte future di forbici che potrebbero uscire. Quindi mi sta impedendo con il 9 di pietra, in una posizione molto strategica questa per il gioco schemino, quindi in posizione praticamente B5, riesce a controllare le posizioni adiacenti A5 e B6 in modo tale da impedire a me di inserire delle carte tali da farmi in futuro posizionare la carta vincitrice diversa dal simbolo di carta, ovvero il forbici. In questo modo con il pietra lui sta cercando di far rimanere, diciamo, come carte possibili, diciamo, potenziali di vincitrici, quella di carta. E in questo caso lui è favorito perché ha la carta più alta al momento del simbolo carta, che è appunto il Q. Quindi pesco la carta. Niente da fare, tutte carte di carta. Chain card di carta poco utili al momento. In A5 posiziono il 10 di pietra e mi prendo un rischio. No, non penso sia un rischio, penso che questa invece sia un'ottima scelta per i motivi che dicevo prima. Posiziono il 4 di carta in F4. Pesco la carta. 6 di carta. Pesco la carta anch'io. 4 di pietra. Allora, è iniziato il 13° turno. La situazione ancora è in vantaggio per il nero di 3. Loris possiede una stronger card, il Q di carta. Loris è riuscito a bloccare sui due vertici da me controllati la possibilità al momento di vittoria. La presenza del Q di carta purtroppo è un grosso impedimento per la vittoria su questi due vertici. 6 di carta in B3. Pesco la carta. Fortunatamente un 2 di forbici che ha appunto annullato la stronger card precedente di Loris, il Q di carta. Ecco, è importante osservare in C3 la presenza di un terzo loop simbolico. Pesco la carta. Maledizione. Loris ha pescato il K di carta, quindi per quanto riguarda il simbolo carta è invincibile. Ovviamente pesco la carta. 8 di pietra, carta inutile. Pesco la carta. Aia, vittoria sicuramente. Visto dopo il K di forbici, penso che io non abbia molte probabilità di vittoria. Purtroppo, maledizione. Andiamo avanti. Allora, io pure a questo punto posso far poco perché speravo appunto un K di forbici, una carta, non tanto il K, ma almeno una carta più alta del 7.
Quindi a questo punto diventa veramente difficile, se non impossibile, la vittoria. Proviamo quest'ultima chance. 2 di forbici in B2. Allora, ricapitoliamo un po' la situazione. Siamo all'inizio del 16° turno, il turno ovviamente del bianco, di Loris. Il nero è ancora in vantaggio di 3. Loris ha 2 stronger card di carta, il Q e il K. Si sta combattendo sul primo quadrante, quello ovviamente del vertice in alto a sinistra A1. Questa è stata una mossa eccellente da parte mia, con un misero 2 di forbici ti ho messo in crisi, caro Loris. Questo tanto per dimostrare che pur possedendo delle carte piuttosto alte, importanti, piazzando delle carte anche apparentemente, diciamo così, insignificanti come il 2 di forbici, si riesce a creare dei problemi all'avversario. In effetti sì, il 2 di forbici è un grande problema e devo pescare la carta. No, a questo punto alzo le mani e dico ammazzatemi, uccidetemi. Questa situazione non si è mai verificata. 3 K di 3 simboli diversi, quindi praticamente la possibilità di, diciamo così, di vincere da parte mia praticamente nulla a questo punto. A questo punto è proprio nulla, perché io stavo giocando sull'unico simbolo che poteva crearti problemi, ovvero il simbolo di pietra, quindi ho piazzato il 2 di forbici appunto in posizione, diciamo, B2, che è una posizione molto strategica perché permette di controllare, diciamo, le adiacenze al vertice, ovvero la B1 e la A2. Però adesso, avendo tu conquistato, cioè, diciamo, avendo tu pescato, diciamo meglio, anche il K di pietra, le possibilità, diciamo, di vincita veramente sono nulle. Quindi sarà solo una questione di turni, ma Loris ha la vittoria, senza problemi. Potrei anche arrendermi a questo punto, perché non... però andiamo avanti, tanto per vedere come evolve il gioco. Pesco la carta. Una zozza carta di pietra, 3 di pietra, che non serve a nulla. 7 di forbici in A2. Pesco la carta ovviamente. Carta inutile anche questa, il 9 di forbici. Ecco, Loris con il 7 di forbici in A2 ha deciso di vincere con il K di pietra. Quindi questa è stata la sua, diciamo, scelta per la futura, diciamo, vittoria. Regina di carta in E1. Pesco la carta ovviamente. F11 inutile. K di carta in D1. Ovviamente pesco. Niente da fare. K di forbici in C1. Ovviamente io pesco ancora. Niente da fare. Ovviamente Loris ha, ecco, sul K di pietra è comparsa la stellina, che sta a significare appunto che è la carta vincente, ormai vincitrice perché non ho nessuna speranza. E quindi sicuramente la piazza in A1. Bravo Loris. Devo dire che però sei stato anche molto fortunato, perché riuscire a pescare 3 carte altissime come i K
di tutti e tre i simboli è una cosa veramente che si verifica molto molto raramente. Stavo cercando di pescare l'asso di pietra e a questo punto se l'avessi pescato, diciamo, potevo metterti in difficoltà perché con il ribaltone. Quindi tu il K di pietra non potevi posizionarlo assolutamente in A1 perché l'asso di pietra batte il K di pietra. Quindi avevo una possibilità remotissima di pescare l'asso di pietra, quindi molto bassa, però c'era ancora la possibilità appunto di farti il ribaltone. Bene, è stata una partita molto lunga ed interessante, piena di loop e piena di colpi di scena. Spero vi sia piaciuta. Vi aspettiamo alla prossima. Grazie per aver visto il nostro video. Se ti è piaciuto ricorda di lasciare un like, di scriverci le tue impressioni nei commenti e di condividerlo con i tuoi amici. Infine, per essere sempre aggiornato sulle nostre prossime iniziative, iscriviti al canale. Ti aspettiamo alla prossima sfida.